Sai Laura, io abito circa 20 km da Imola e quando correva la Formula 1, cioè da casa mia si sentiva benissimo, cioè questo rumore veramente, questo suono potente che arrivava. E inoltre seguo anche il motociclismo da sempre, praticamente da inizio anni 90, da quando ero un bambino, e questo mi ha sempre, diciamo, affascinato. E tu addirittura su questo tema ci hai scritto un libro, Sì. Pulsioni, il fenomeno del motociclismo. Ma raccontaci un po' cos'è questa pulsione. Sai Andrea, se tu questo mondo l'hai sempre vissuto fin da quando eri bambino, invece in realtà a me è come se mi avesse sempre cercato. In realtà sono di cattolica, quindi romagnola doc, e questo fenomeno del motociclismo l'ho sempre vissuto, un po' perché ho sempre lavorato come grafica nel mondo dei motori e quando è nato questo progetto, questo mio pensiero di fare pulsioni, in realtà ero proprio all'università e nel mentre stavo anche lavorando. Per cui è nato veramente spontaneo l'unione tra congiungere una passione che viveva il mio territorio con quella che era una mia ricerca antropologica e una mia curiosità che volevo approfondire. E come diceva Freud, appunto la pulsione è l'origine della passione ed è un'esplosione, un moto che ti porta a raggiungere i propri obiettivi, che a differenza invece della passione che è stasi passiva, per questo che spesso noi ci sentiamo avvolti ma spesso non ci muove, come invece fa la pulsione. L'Emilia-Romagna è la terra dei motori, che è la Motor Valley. Qui siamo addirittura a Faenza, che Faenza, oltre che essere la città della ceramica nel mondo, è anche la città dei motori, perché io credo che sia l'unica città al mondo ad avere un team che fa tutte le classi del moto mondiale, in più fa anche altre classi, che è il team Gresini, col quale abbiamo anche una collaborazione in atto, e una scuderia di Formula 1 che è la Toro Rosso, adesso Alfa Tauri. Inoltre abbiamo anche un crossodromo internazionale Monte Coralli, sempre qui a Faenza. Sì, in questo viaggio che mi ha portato fino a qui ho scoperto appunto tutti questi punti di cui parli, alcuni ovviamente meno battuti, altri più presenti all'interno anche del libro. E tutto questo viaggio è iniziato proprio solo con una domanda, che ma perché proprio in Romagna c'è questa ossessione per il motociclismo? E in realtà è solo aver gettato il sasso all'interno di uno stagno e che crea delle onde, che sono in realtà vibrazioni, che arrivavano ad ogni persona che poi ha risposto a queste stimolazioni, che sono le 21 persone che sono all'interno del libro. E c'è una parte particolare all'interno del motore che appunto esprime questo riverbero, che è appunto il pistone, perché è proprio dove scoppia la scintilla, che è quello che fa poi accendere quello che è il motore, che è il moto. Andrea, devo dire che la ricerca in realtà è partita da tutti quelli che sono gli stereotipi che caratterizzano noi romagnoli. Uno su tutti che ha a che fare proprio con il suono è quelli che dicono che il primo vagito dei bambini romagnoli è brum brum. Guarda, sicuramente il mio primo vagito sarà stato il Brum Brum, o comunque stasera lo chiedo a mamma, anche perché io ho un ricordo lontanissimo, probabilmente inizio anni 80, di questo cinquantino degli anni 70 che sgassava in maniera importante e proprio questa cosa me la ricordo ancora. E io credo che sia stato quello il momento in cui, diciamo, è scattata la mia pulsione verso il mondo dei motori. Quando in realtà chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo il passaggio di una moto, forse quello che ci rimane più impresso nella nostra mente è più che altro il suono, perché è talmente forte, come percezione che abbiamo anche del nostro apparato uditivo che ci rimane sicuramente molto più impresso. Tanto è vero che è il primo proprio senso che si crea anche all'interno della pancia, quindi nel feto, ed è quindi quello che ci porta sicuramente ad avere una maggiore anche sensazione rispetto a quello che sentiamo, rispetto a volte rispetto a quello che vediamo. E se mi immagino invece il suono rispetto a pulsioni, quindi rispetto al libro, oltre a sentire tutte le voci delle persone che mi raccontano le loro storie, sicuramente me ne vengono in mente due concetti basilari, che sono uno, la struttura, quindi il motore meccanico, e l'altro la sovrastruttura, cioè l'effetto che provoca il suono nel mondo del motociclismo. Ha intervistato molti di quelli che sono i protagonisti del mondo delle moto, veramente persone fantastiche che hanno raccontato storie veramente entusiasmanti. Sì, devo dire che sono state tante le persone ed era veramente bellissimo trovare una sorta di filo di Arianna che connetteva tutte queste persone.
Però se parliamo proprio di strutture, quindi del concetto a cui mi riferivo prima, della parte meccanica, la prima persona che mi viene in mente è Luca Pasini e nel suo capitolo si chiama La bottega perché lui è sempre stato appunto creatore di Minimoto, e nasce come saldatore e prendo un attimo il libro perché vorrei citare proprio una parte che lui racconta rispetto al suono. Te lo presto però, dopo lo Te voglio lo rido indietro, subito. E dice così: io sento la carburazione ormai da 40 anni. Quando accendo le moto ascolto se c'è armonia. Ho un orecchio adatto a queste vibrazioni. Ti faccio un esempio. Da ragazzo mi piaceva suonare la chitarra. Se un musicista dice dammi un la, sente la nota, ma per me è arabo. Mentre il rumore della moto lo capisco. Tutto nasce da un seme che ti entra dentro in un determinato periodo della tua età. Che poi te lo trasmetta un genitore, un fratello o un nonno, non importa, germoglia solo se hai tu il terreno adatto per quel tipo di seme. I meccanici, come spiego nel glossario, in realtà davvero riescono a capire se un motore funziona o meno a seconda del suono che emette, quindi che per loro deve essere veramente musica. Tant'è che se pensiamo a questa tematica c'è stata Ducati, che ha brevettato il suo rombo desmodromico, e ci sono addirittura alcune persone che riescono a riconoscere al passaggio della moto a che casa appartiene a seconda del rumore che fa. Proprio su questi temi, quando ho presentato il libro Pulsioni durante il weekend della MotoGP, quello che ho cercato di creare all'interno dei manifesti erano proprio i rumori delle moto, anche perché poi quando sei sulla strada e passi anche con una macchina, quello che si vedeva attraverso il manifesto erano 3 suoni onomatopeici, che erano brum, vrum e brap, che forse appartiene più se derapi, però fa sempre parte della schiera dei rumori che producono le moto. E tra l'altro abbiamo anche fatto una cosa insieme durante quel weekend. Abbiamo anche ricreato un'esperienza sensoriale con i diffusori acustici Goccia al Castello degli Agolanti a Riccione. È venuto un evento, io sono rimasto particolarmente colpito e contento. Sì, infatti in quel tunnel che ha proprio il Castello degli Agolanti, le persone che sono passate potevano percepire il rumore dei rombi del motore grazie alle loro casse, creati poi questi rumori da inserire floppino in questo evento che aveva creato Mauro Bianchi, in cui tutte le persone al loro passaggio potevano sentire quell'esperienza della vibrazione che ti pervade il corpo. Il suono del motore non è solo quello che si ascolta con le orecchie, ma è quello che percepiamo anche attraverso le vibrazioni che la moto emette, che risuonano, diciamo, nel nostro corpo. Poi chi ha una moto sta capendo perfettamente quello che voglio comunicare. Sì, io in realtà non ho mai guidato una moto, ma le ho sempre viste passare perché poi avevo casa proprio nella panoramica, dove lì tutti i più grandi piloti si sono sempre allenati. Bellissimo, avrei voluto vivere lì anch'io. Però rispetto a questo tema che mi dici, mi viene in mente in particolare una storia, che è quella di Luciano Zavalloni, che è presidente del motoclub di Cesena, Paolo Tordi, che mi ha raccontato proprio il primo momento in cui lui l'hanno portato all'interno dei circuiti cittadini durante una gara. E vi cito anche qui le parole che dice. Era il 1968, appena sceso dalla macchina mi sembrava di essere in un aeroporto e chiesi: ma cos'è questo rumore? Ne rimasi davvero impressionato anche perché in mezzo agli alberghi, le strade e le traverse risuonava tutto. Era un qualcosa di estremamente meraviglioso e bellissimo. Ti entrava dentro al punto che, anche adesso che ci ripenso, mi sembrava di risentirlo. È stato proprio attraverso quel rombo che mi è nata la passione per il motociclismo. Quante storie sono contenute in questo libro? Veramente leggendolo avevo proprio l'impressione di sentire i suoni delle moto, di sentire proprio l'odore dell'olio di ricino delle fantastiche moto a 2 tempi. Sì, infatti mi sarebbe piaciuto sentirla anche a me questo profumo, che loro mi spiegano in tutti questi racconti, che era veramente impregnato nei ricordi anche delle persone. È vero che parla tanto anche di Romagna, di motori e quindi anche di suoni, e a questo punto mi viene in mente una canzone, che, visto che producete casse acustiche, che sento di consigliarvi, che è Fluido di Fadi. Lasciamo il link nei commenti sotto. Grazie Laura di essere venuta. Grazie a voi. Alla prossima e Gas aperto. aperto.